In questa seconda lezione approfondiamo come avviene la cessione di valore in un'economia monetaria. Avendo esaminato le tre fondamentali modalità di cessione di valore, concentriamo la nostra attenzione qui esclusivamente sulla cessione di tipo contrattuale. Questa è anche la caratteristica fondamentale di un'economia di mercato, che è una, come abbiamo visto, delle modalità in cui circola valore economico in un'economia, ed è quella in cui si produce valore al preciso scopo di cederlo ad altri per acquisire un corrispettivo monetario che ci consenta di acquisire altri valori diversi da quelli che abbiamo prodotto. Il buon funzionamento di un'economia di mercato dipende dall'assetto istituzionale e da almeno tre fondamentali elementi. Occorre cioè tutelare la proprietà, regolare i contratti e fornire un sistema dei pagamenti. La produzione di valore in un'economia di mercato crea e distribuisce ricchezza economica. La ricchezza economica va definita con attenzione perché il termine ricchezza nel linguaggio comune è associato a diversi significati. La ricchezza economica in particolare si può riferire a due concetti: il flusso della produzione di beni e servizi nel corso di un arco temporale, come ad esempio un anno, oppure il patrimonio di risorse produttive, e quindi vale a dire il lavoro, la conoscenza, le macchine, la tecnologia, di cui un'economia dispone in un certo punto del tempo. E veniamo allora alla transazione di tipo contrattuale, che si compone di alcuni elementi. Vi sono due soggetti, un soggetto A e un soggetto B. Il soggetto A è il soggetto acquirente dell'oggetto del contratto e il soggetto B è il beneficiario del pagamento, e dunque si può dire che il soggetto A sia il creditore dell'oggetto, il soggetto B è il debitore dell'oggetto, e allo stesso modo si può dire che il soggetto B è il creditore del prezzo e il soggetto A è il debitore del prezzo. Il prezzo a sua volta è negoziato dalle parti, più comunemente è fissato dal venditore e l'acquirente aderisce alla proposta di contratto a quel prezzo da parte del venditore, ciò che accade comunemente quando acquistiamo della merce che ha un prezzo. L'altra possibilità è che il prezzo sia fissato dall'acquirente e che sia il venditore ad aderire all'offerta di acquisto da parte dell'acquirente. I termini inglesi di prezzo ask e prezzo bid catturano queste due fattispecie. La varietà di transazioni in un'economia si può riassumere in due categorie principali: le transazioni economiche e quelle di tipo finanziario. Le transazioni economiche sono quelle che hanno per oggetto una di queste cose: la proprietà di un bene, il diritto all'uso di un bene, un servizio finale, un servizio produttivo. Esempi: proprietà un immobile, ma anche un chilo di pane; diritto all'uso di un bene, la locazione, l'affitto di un immobile; un servizio finale può essere la fornitura di energia elettrica ad un privato, e il servizio produttivo è, ad esempio, il lavoro che viene venduto ad un'azienda, ad un'impresa, che utilizzerà quel lavoro per produrre altri beni e servizi. Dunque, nella transazione economica il soggetto A trasferisce il corrispettivo monetario al soggetto B e il soggetto B consegna l'oggetto del contratto. Come si distingue una transazione finanziaria da una transazione di tipo economico? La transazione finanziaria ha per oggetto qualcosa di diverso, e cioè una promessa di pagamento. In questo caso, quindi, il soggetto A corrisponde un corrispettivo monetario al soggetto B e il soggetto B consegna un titolo di credito, un diritto di riscossione futura di denaro. L'esempio più semplice è un prestito. Il soggetto A presta del denaro al soggetto B e il soggetto B si impegna con questa promessa a rimborsare il soggetto A alle condizioni concordate. Nel caso del prestito, la promessa è appunto la promessa che impegna il soggetto che ha ricevuto il denaro. Ma è anche possibile che il soggetto B riceva del denaro cedendo un titolo di credito emesso da un terzo soggetto. E quindi dobbiamo distinguere tra transazioni finanziarie primarie e secondarie. Quindi quelle primarie sono quelle in cui il beneficiario del corrispettivo monetario è anche il soggetto che si impegna a trasferire denaro
in futuro e quindi emette un titolo di credito, mentre le transazioni finanziarie di tipo secondario sono quelle in cui il beneficiario del corrispettivo monetario cede l'impegno di un terzo soggetto, di cui è venuto in possesso in precedenza e ora cede un titolo di credito già esistente ad un altro soggetto. Il trasferimento del corrispettivo monetario è dunque il modo per regolare un pagamento in maniera definitiva. Vediamo allora come si regola definitivamente un pagamento, qual è il significato per cui un pagamento è regolato in maniera definitiva. Affinché il pagamento sia finalizzato, occorre che il creditore, che possiede un credito verso la controparte, sostituisca questo credito verso l'acquirente con un credito nei confronti di un terzo soggetto che il beneficiario accetta perché sa che potrà o esercitarlo direttamente nei confronti di chi ha emesso quel credito, oppure trasferirlo ad altri soggetti per regolare i propri obblighi di pagamento in futuro. Nell'ambito del regolamento dei pagamenti è importante distinguere tra il concetto di unità di conto e il concetto di attività di regolamento, perché l'unità di conto è quantificata nel contratto ed è ciò che il beneficiario si aspetta di ricevere. L'attività di regolamento è ciò che viene trasferito per finalizzare il pagamento, salvo un diverso accordo tra le parti, perché può accadere che le parti si mettano d'accordo per cui l'attività di regolamento che finalizza il pagamento non è la stessa dell'unità di conto. Un esempio molto comune può essere la località turistica dove il commerciante accetta una valuta estera invece della valuta nazionale, ad un tasso di cambio concordato tra le parti. E siccome ho appena menzionato il concetto di valuta nazionale, andiamo a vedere cosa si intende per valuta nazionale in questo quadro generale in cui abbiamo spiegato come avvengono i pagamenti monetari in un'economia di mercato. La valuta nazionale è data dal fatto che lo Stato stabilisce che l'unità di conto dei pagamenti del settore privato all'amministrazione pubblica sia un credito nei confronti della banca centrale. Quindi quel terzo soggetto è la banca centrale. E lo Stato affida alla banca centrale due compiti fondamentali. Il primo è quello di emettere l'attività di regolamento che rappresenta quel credito. Questa è la moneta della banca centrale, che è in sostanza il contante, le banconote, e autorizza l'emissione di altri crediti che siano convertibili nel credito della banca centrale, e cioè la moneta bancaria e la moneta elettronica. E allora siamo in grado di riassumere le attività di regolamento in valuta nazionale tipiche delle economie contemporanee, e cioè la moneta della banca centrale, che quindi è un credito nei confronti della banca centrale, la moneta bancaria, che è un credito nei confronti di una banca, di una specifica banca, perché esiste una pluralità di banche, e la moneta bancaria è convertibile in moneta della banca centrale al tasso di cambio fisso 1:1, quindi 100 euro di un conto corrente sono trasformabili in 100 euro di banconote. E infine la moneta elettronica, che è un credito nei confronti di un istituto di moneta elettronica, che è convertibile in moneta bancaria al tasso fisso di 1:1, e quindi 100 euro di moneta elettronica sono convertibili in 100 euro di moneta bancaria, cioè di conto corrente, e questo a sua volta può essere trasformato in 100 euro di contante. Nella prossima lezione esamineremo le procedure di pagamento sia per quanto riguarda la circolazione del contante e soprattutto per quanto riguarda i pagamenti in moneta diversa dal contante.